Qualche mese fa, proprio su questo canale, vi ho raccontato il lancio di Runway Gen 3 Alpha, probabilmente oggi il principale AI tool text-to-video in circolazione. Nell'arco dei successivi 4 mesi sono state rilasciate una grandissima quantità di miglioramenti e nuove features che vale la pena conoscere per sfruttare al 100% le sue potenzialità. In questo video le racconterò io per voi, dopo averle testate ovviamente, così da avere una overview totale e farvi risparmiare molto tempo. Quindi non perdiamone altro e cominciamo! La prima funzionalità che andiamo a vedere, che è probabilmente la più semplice rispetto a quelle che andremo a vedere più avanti ed è probabilmente anche la base su cui costruire tutto il nostro percorso, è la possibilità di generare video a partire dalle immagini. Allora, vediamo subito come funziona. Io qua ho già creato un piccolo test, ho realizzato con Midjourney questa immagine di questo gorilla che torna a casa nella foresta dopo aver fatto una piccola spesa, quindi un'immagine un po' particolare. Gli ho chiesto sostanzialmente, come vedete nel copy post, the gorilla is walking in the forest. Vedete già da subito, ma poi lo vedremo più avanti, che viene indicato first o last, perché, spoiler, come vedremo dopo, ci sarà la possibilità in alcuni casi di aggiungere l'immagine o di partenza o l'immagine finale o addirittura sia l'immagine di partenza che l'immagine finale. Quindi andiamo a vedere subito come si comporta il nostro tool. Eccoci qua, quindi circa in 40 secondi, 50 secondi siamo riusciti a generare alla perfezione il nostro gorilla con una aderenza all'immagine iniziale e soprattutto anche con una coerenza all'interno del video veramente sorprendente, con pochissimo, addirittura alcun tipo di allucinazione. La seconda funzionalità che vi voglio introdurre è quella relativa alla diversità tra Gen 3 Alpha e Gen 3 Alpha Turbo. In realtà la differenza è molto semplice, almeno la prima, ovvero ovviamente come suggerisce il nome Turbo, la velocità. Infatti Turbo è nata successivamente per dare la possibilità di generare video con più velocità, adesso andiamo a vedere un esempio. Sicuramente d'altro canto quello che andiamo a perdere è un po' la qualità, quindi se abbiamo bisogno di una generazione veloce non precisissima vi consiglio Turbo. Se invece avete bisogno di una qualità più alta, allora in questo caso sicuramente Gen 3 Alpha, diciamo normale, è la soluzione per voi, sapendo che comunque richiederà qualche momentino in più. Un'altra cosa che vi devo segnalare è il fatto che Gen 3 Alpha Turbo in questo momento ha un pochino più di funzionalità rispetto a Gen 3 Alpha normale. Allora qua come vedete con Gen 3 Alpha Turbo abbiamo caricato l'immagine di questa Jeep che sfreccia in una città del sud-est asiatico, grosso modo un po' dal background, e gli abbiamo detto sostanzialmente di seguire questa Jeep, sfrecciare verso la sinistra. La generazione richiederà veramente pochissimo tempo, siamo intorno a circa 15, comunque meno di 20 secondi e il risultato è veramente già ottimo. Andiamo a vederlo. Eccolo qua. Come vedete però non è precisissimo, ad esempio nel dietro del Jeep, come vedete, ha generato una figura umana, quindi dietro al guidatore, che non era prevista nell'immagine originale. Invece se proviamo a utilizzare lo stesso identico prompt sulla stessa identica immagine con Gen 3 Alpha, abbiamo una generazione che richiederà un pochino più di tempo, ma anche in questo caso parliamo veramente di pochi secondi, circa qua una 30-40 secondi grosso modo. Però in questo caso, come potete vedere, la generazione è decisamente molto più aderente e non ci sono delle allucinazioni o casi di morphing. Una delle feature più interessanti sicuramente da parte di Rano in questi mesi è quella che ci dà la possibilità di inserire un keyframe iniziale ma anche un keyframe finale, in modo da definire con maggiore precisione quello che dovrà essere l'animazione all'interno della nostra generazione video. Come funziona? Vediamo subito con un rapidissimo esempio. Innanzitutto dobbiamo dire che questa feature è disponibile soltanto all'interno di Gen 3 Alpha Turbo per ora.
Qua come vedete ho generato con Midjourney un'immagine che ho inserito come first frame, che vede un canoista che si sta avventurando in questo lago, potrebbe essere non so, nel Nord America, forse dall'ambientazione che è stata data, e come ultimo frame ho deciso invece di modificare la stessa identica immagine e inserire, come vedete, un mostro marino che in qualche modo è pronto a intervenire e disturbare la quiete del nostro sfortunato canoista. A questo punto, quindi, dopo che ho definito il primo e l'ultimo frame, sarà più semplice in qualche modo indicare quello che dovrà succedere e in che modo dovrà succedere a Runway. Per fare in modo che questo avvenga, a questo punto dobbiamo inserire sempre un prompt testuale. In questo caso ho detto sostanzialmente che un minaccioso mostro marino appare emergendo dalle acque del lago e creando un po' di onde intorno a se stesso, mentre l'uomo sul kayak sembra quasi essere un po' indifferente, o quantomeno non si è accorto ancora di quello che sta per succedere. Quindi una volta fatto questo ci basterà cliccare su Generate e vediamo cosa è successo. Perfetto, anche in questo caso sono serviti veramente pochi secondi, vediamo. Eccolo qua, vedete esattamente che il primo keyframe è quello che abbiamo inserito e tutta l'animazione procede affinché il tutto, diciamo, si muova verso il keyframe finale. Tutto questo ci permette di avere sicuramente una maggiore precisione e possiamo avere più controllo sugli output che vengono appunto offerti da Runway. Un'altra feature super interessante rilasciata veramente da poco da Runway è quella che ci dà la possibilità di muovere la camera in diverse direzioni. In realtà è qualcosa che era già a disposizione nella generazione precedente, ovvero Runway Gen 2, ma è molto interessante ovviamente poter aggiungere questo tool veramente efficace a tutte le altre incredibili possibilità che stiamo vedendo in questo video. Allora, vediamo subito come funziona. Innanzitutto partiamo sempre dal fatto che questa feature è presente soltanto in Gen 3 Alpha Turbo e andiamo a provare questo rapidissimo test con questa immagine generata da Midjourney di questa villa con piscina. Allora, innanzitutto dobbiamo andare in questa sezione Camera Control e una volta cliccato vedrete che c'è la possibilità in questo pannello di modificare i movimenti di camera. Abbiamo in questo momento 6 movimenti di camera, abbiamo la possibilità di muoverci orizzontalmente a sinistra o a destra, ci possiamo muovere in maniera laterale, ci possiamo muovere verticalmente su e giù, possiamo ribaltare l'immagine, quindi verso l'alto o verso il basso, possiamo zoomare, quindi allontanarci o avvicinarci al soggetto, e possiamo anche fare roll e quindi invece girare la camera a sinistra o destra rispetto al piano verticale, quindi per creare dei piani olandesi ad esempio. Quindi proviamo a fare subito un rapidissimo test. Io ho aggiunto anche un prompt che ci aiuterà a definire meglio con Runway quello che vogliamo realizzare, che è un drone shot di una villa con una piscina in un verde parco. Proviamo a fare ad esempio uno zoom. Ecco, noterete che man mano che ci allontaniamo dal punto 0, vedete che cambiano anche i colori, il che significa che più ci allontaniamo dal punto focale, diciamo il punto mediano, più i movimenti potranno essere decisi e quindi è più probabile che ci potrebbero essere anche delle allucinazioni. Quindi vi consiglio, a meno che non ci sia proprio un'esigenza particolare, al momento di utilizzare zoom un po' più morigerati, diciamo così. Facciamo quindi un test. Perfetto, vediamo il risultato. Che dire, spettacolare davvero l'aderenza delle immagini, quindi non viene perso nulla, non si vedono particolari morphing, forse c'è qualche piccolo dettaglio che cambia, ad esempio qua la siepe non mantiene a un certo punto l'esatta coerenza, però è veramente impressionante l'evoluzione che ha questo strumento, che ha avuto negli ultimi mesi, veramente impressionante. Proviamo ora invece, sempre con la stessa identica immagine, un altro movimento. Facciamo ad esempio un movimento orizzontale, facciamo anche un movimento magari un pen più o meno accentuato e facciamo anche un movimento orizzontale, quindi una sorta di rotazione intorno alla villa. Vediamo, magari facciamo così, andiamo a fare proprio una rotazione verso sinistra, vediamo. Ok, vediamo come si è comportato. Anche in questo caso direi che ha eseguito perfettamente il movimento di macchina che gli abbiamo chiesto, quindi c'è sicuramente
un livello di precisione veramente interessante. Ecco, avrete notato che qua sul finale del video ha aggiunto una piscina. Diciamo che se noi nel prompt non diamo dei particolari limiti, lui si prende un po' delle libertà e quindi completare il video come meglio ritiene opportuno. Diciamo per l'appunto prima che qua c'è questa scala graduata, infatti se voi andate a vedere qua su questo bottone con il cappello universitario, il tocco, potete vedere infatti che suggerisce che maggiore è la intensità o comunque lo spostamento di camera, maggiore sarà la creatività che lui metterà in campo per cercare di completare la scena. Quindi movimenti piccoli, la scena sarà più stabile, movimenti accentuati più lui andrà a integrare con quello che ha a disposizione per dare coerenza a tutta quanta la scena. Quindi anche qua fate attenzione a quanto volete mettere in campo a livello di movimenti di camera in base a queste direttive. Un altro tool che vi voglio mostrare è quello dell'Extend Video. Io qua ho già fatto un rapido test, ho chiesto partendo da questa immagine di fare una rotazione della camera intorno al personaggio che sta appunto su questa scogliera. Questo è stato il risultato, ho ottenuto veramente in pochissimi secondi con Alpha Turbo, come vedete assolutamente perfetto. Facendo quindi Extend in Gen 3 Alpha, quindi cliccando questo bottone, abbiamo la possibilità di fare una sorta di estensione del nostro video e aggiungere altri 8 secondi al nostro footage. Possiamo ad esempio chiedergli di ad esempio la camera si allontana dall'uomo. Perfetto, andiamo a vedere come si è comportato. Come vedete partiamo sempre dai primi 5 secondi che sono stati generati, però come potete vedere, eccolo qua, ha aggiunto degli altri 8 secondi, esattamente quello che abbiamo richiesto prima, ovvero uno zoom out rispetto al nostro personaggio. Volendo abbiamo la possibilità, cliccando ancora su Extend, di generare altri 8 secondi per avere delle altre generazioni in modo da rendere la scena più complessa. Un'altra funzione che abbiamo a disposizione all'interno di Runway è quello del edit time, ovvero all'interno di Runway stesso abbiamo la possibilità di fare delle piccole modifiche ai video che abbiamo appena generato. Abbiamo la possibilità ad esempio di tagliare la porzione di video che più ci interessa, abbiamo la possibilità di rallentare oppure di velocizzare il nostro video, oppure abbiamo anche la possibilità di fare il reverso, ovvero di dare mettere retromarcia, ad esempio su questo video, proviamo a velocizzare del 275% e vediamo qual è il risultato. Andiamo a vedere. Come vedete è per l'appunto tutto molto più veloce. Un'altra feature che vale sicuramente la pena sottolineare è quella che ci dà la possibilità di modificare anche l'aspetto della nostra immagine. Infatti, nelle ultime release abbiamo la possibilità di trasformare il video orizzontale in 16 noni in un video in 9/16. Come facciamo? Conviene sempre partire da un'immagine, in questo caso come vedete è un'immagine orizzontale di una donna che sta facendo downhill su un pianeta deserto, magari Marte. Abbiamo la possibilità qua nel setting di selezionare l'aspect ratio, quindi da orizzontale a verticale. Come vedete abbiamo la possibilità di fare zoom se vogliamo, oppure di trascinare la porzione di immagine che meglio si addice al nostro video, facciamo crop e molto semplicemente possiamo quindi generare il nuovo video così come abbiamo fatto per la versione orizzontale, quindi aggiungendo un last keyframe oppure in alternativa aggiungendo un testo in accompagnamento in modo da dare l'animazione che vogliamo. Fate attenzione che questa feature attualmente è disponibile soltanto in Gen 3 Alpha Turbo. A proposito di 9/16 vi voglio mostrare l'ultimissima possibilità all'interno di Runway, veramente incredibile, che è la funzionalità Expand Video che si può trovare all'interno della sezione Gen 3 Alpha Turbo, la trovate qua sulla sinistra. Come funziona? Molto semplicemente noi abbiamo la possibilità di caricare un video in 9/16, io in questo caso ho scaricato un video già esistente su piattaforme online, vedete il video di una cascata molto semplice. Una volta caricato questo video noi abbiamo la possibilità di allargare, quindi espandere interamente il nostro video, sia in maniera naturale, quindi senza aggiungere nessun tipo di prompt, oppure possiamo anche aggiungere eventualmente un testo di accompagnamento. Proviamo a fare soltanto l'espansione del video in 9/16 per vedere qual è l'output. Andiamo a vedere il risultato, che è veramente incredibile. Come potete vedere abbiamo la possibilità di mantenere l'esatto frame centrale e Runway è andato ad aggiungere sostanzialmente, è andato a riempire in qualche modo tutto questo spazio restante intorno in una maniera assolutamente coerente ed è sostanzialmente possibile vedere dove finiva e dove inizia, dove finiva il vecchio video e dove inizia la generazione, veramente stupefacente. Facciamo ora un secondo test.
Questa volta proviamo sempre partendo da questo video, gli diciamo di aggiungere delle mongolfiere che possono volare intorno alla cascata. Anche qua usiamo il generate e vediamo cosa succede. Ci ha messo circa un 15 secondi grosso modo per generare questo video, vediamolo in diretta. Veramente sorprendente. Anche in questo caso è stata rispettata l'uniformità del video principale. Come avete visto, la nuova generazione ha creato un nuovo setting, quindi non è identico a quello che è stato generato la volta precedente, ma è una nuova conformazione, ma è sempre completamente rispettosa dell'input iniziale che abbiamo dato. Quindi è veramente impressionante. È una funzionalità nuovissima, è uscita nel momento, qualche ora fa, proprio nel momento in cui ho registrato questo video, e sono veramente felice di portarvi in anteprima questa nuova funzionalità stupefacente di Runway. I più attenti di voi avranno notato prima, quando abbiamo parlato della funzionalità di editing all'interno di Runway, che ci sono anche delle altre funzioni che adesso andremo sicuramente a vedere proprio per dare una completezza a tutte le incredibili funzionalità di questo tool. Allora, quella che voglio farvi vedere adesso è la funzionalità che trovate qua, che è la funzionalità video to video, ovvero noi abbiamo la possibilità, a partire da un video esistente, di ricreare una nuova versione che mantiene però la struttura del video di partenza, ma diciamo aggiungendo un nuovo strato creativo, una sorta di remix di una cosa già esistente. Vediamo un esempio concreto di qualcosa che ho già realizzato. Allora, qua vedete questo video di questa ragazza, è un video che ho preso da una banca immagini gratuita, vedete, molto semplice, e ho chiesto sostanzialmente, a partire da questa base, di trasformare la ragazza in una principessa di un regno in un mondo steampunk. Andiamo a vedere come si è comportato e vedete che sostanzialmente ha mantenuto la stessa, lo stesso movimento, quindi le stesse espressioni del nostro video di partenza, però come vedete ha modificato tutto il background e anche lo stile della nostra ragazza, da ragazza con sapone in una principessa. Ho provato sempre a partire da questa base, aggiungendo qua sotto il nostro prompt, questa nuova versione, che era una hyper realistic shot di una guerriera un po' sporca in un mondo post-apocalittico con dei capelli rosa in un deserto. Come vedete, anche in questo caso, già di primo acchito potete notare che è completamente cambiato il setting e ha preso esattamente le informazioni che ho inserito all'interno del prompt, però se noi facciamo partire poi il video, vedete che le stesse identiche espressioni sono state mantenute. Quindi è veramente super utile questa funzionalità, perché ci permette in qualche modo di remixare, come dicevo prima, un video già esistente in qualcosa di completamente nuovo. Approfitto di questo test per farvi vedere anche un'altra funzionalità veramente interessante, che è quella che trovate sempre qua all'interno di questo menu, del lip sync, ovvero abbiamo la possibilità di far dire, quindi con anche un movimento realistico delle labbra, delle frasi, delle parole ai character che abbiamo creato. Quindi ci basta cliccare su questo bottone e vedete che il video che abbiamo selezionato diventerà la nostra base di partenza. In questo momento la ragazza stava ridendo perché andava a prendere le movenze del video originale. Quello che noi adesso proveremo a fare è mantenere quindi la coerenza di questo personaggio, però gli faremo dire una nuova frase. Si può caricare quindi un audio esterno, oppure si può anche registrare la nostra voce, o ancora c'è la possibilità di digitare la frase che vogliamo fare dire al nostro character. Io mi sono già preparato una frase di esempio che era: "In the desert I never feel alone, wanna try some new experiences". Ci basta poi semplicemente cliccare qui, Generate Lip Sync, dopo però aver selezionato la tipologia di voce che vogliamo dare al nostro character. Qua trovate tantissime voci diverse, con diverse caratteristiche, quindi con diversi accenti, con certe sfumature, ci sono anche magari per diverse finalità come audiobook, meditation e via dicendo, quindi vi invito eventualmente poi a scoprirle tutte. Vi posso dire che rispetto a tanti tool che si vedono in giro molto verticali su questo tema, per citarne uno su tutti, Level Labs, la qualità delle voci non è eccezionale, però il fatto di avere uno strumento all'interno di Runway stesso sicuramente è un vantaggio. Però come abbiamo visto prima c'è anche poi la possibilità di caricare volendo un file esterno. Perfetto, andiamo a vedere. Ci ho messo circa un minutino per generare questo video. In the desert I never feel alone. Wanna try some new experiences? In the desert I never feel alone.
Beh, insomma, vedete che anche in questo caso è veramente molto molto fedele al primo colpo, ha generato un movimento delle labbra che è perfettamente sincronizzato al testo che gli abbiamo dato. Qua sotto tra l'altro Runway ci suggerisce che questa funzionalità, che anche in questo caso è presente in Alpha Turbo al momento, funziona meglio quando abbiamo a che fare con dei photorealistic human faces, quindi se vogliamo far dire questa frase magari ad Alien sappiamo che sarà un po' più complicato, quindi è meglio per il momento utilizzare soltanto questa tipologia di volti. L'ultimo pazzesco strumento che voglio mostrarvi, che ha fatto molto clamore nelle ultime settimane, è Act One. Act One si può trovare qua sulla sinistra, vedete qua questa iconcina, ed è presente sia nel Gen Free Alpha e anche nel Gen Free Alpha Turbo, quindi abbiamo la possibilità di muoverci su entrambi i binari. Come funziona? È molto simile a quello che abbiamo visto prima, quindi la funzionalità video to video, ma ci permette di fare qualcosina in più, ovvero se il video to video ci dà la possibilità di remixare un video esistente, però mantenendo comunque la struttura originaria, con Act One noi abbiamo la possibilità in qualche modo di rubare, passatemi il termine, o clonare i movimenti facciali, le espressioni di un determinato video, come vedete per l'appunto qua, e andare a replicare queste espressioni a una immagine. Qua vedete ad esempio questi output che sono stati inseriti per fare dei test, vengono per l'appunto applicati su queste immagini. Quindi possiamo animare in qualche modo dei character anche fittizi, come vedete abbiamo la possibilità di avere dei cartoni animati con diversi stili, manga, immagini in 3D, ma che possono essere animati con le espressioni facciali del video originale. Magari andiamo a fare un test che forse rende più semplice il tutto. Come vedete, allora, innanzitutto c'è la possibilità o di registrare un video di noi stessi da replicare poi su un'immagine, che può essere o una di queste che è già stata precaricata, quindi abbiamo immagini fotorealistiche, 3D, 2D, illustrate, oppure possiamo caricare una nostra immagine esterna che diventerà la nuova diciamo, base su cui applicare la nostra espressione. Allora, io qua ho già preparato un test di esempio, come vedete ho un video che in questo caso che ho scaricato da banche immagini gratuite con questo ragazzo rivolto verso la camera, mentre abbiamo come character reference image questa immagine che era una di quelle 3D animated presenti diciamo precaricate all'interno di Runway, un po' stile Pixar. Anche qua abbiamo poi le nostre funzioni, quelle che abbiamo visto anche in altri casi, soprattutto quando abbiamo visto magari il tutorial precedente su Gentoo, abbiamo la possibilità di indicare l'intensità del movimento delle espressioni. In questo caso ci dice che sostanzialmente più l'intensità è bassa, più è probabile che l'immagine resterà stabile, più è alto questo valore, più ci sarà del movimento, però col rischio di perdere in qualche modo parte di quella stessa espressività che vogliamo invece importare dall'immagine madre. Quindi abbiamo detto proviamo a fare generate, qua c'è sempre la possibilità di cambiare eventualmente il rapporto tra 9 sedicesimi e 16 noni. Andiamo quindi con il generate e vediamo cosa succede. Eccoci qua. Allora, in questo caso ci ha messo un po' più di tempo per realizzarlo, ci ha messo almeno 5-6 minuti, quindi molto più lento, passatemi il termine lento, rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso, e vediamo un attimo. Perfetto, ecco, vedete che anche in questo caso tutte le espressioni che erano state espresse da questo ragazzo sono state poi, come dire, trasposte sopra l'immagine che abbiamo caricato, veramente impressionante, con una qualità veramente, veramente alta. Ecco, ovviamente per tutte le funzionalità che abbiamo visto io vi consiglio sempre di guardare anche poi la guida che lo stesso Runway ha sul proprio sito, perché ci sono alcune best practice per cercare di ottimizzare la resa finale dei nostri lavori. Due accorgimenti: allora la prima è sicuramente quello di mantenere sempre un focus ben chiaro sul volto, quindi di mantenerlo sempre dritto in camera, fisso, quindi senza troppi movimenti, e un secondo consiglio è quello di utilizzare o un primo piano stretto o in alternativa comunque un mezzo busto, come in questo caso, possibilmente lasciando fuori le braccia, le mani o comunque troppi elementi di disturbo che potrebbero non aiutare Runway a capire esattamente qual è il volto e quali sono le emozioni che vogliamo rubare, passatemi il termine, dal video principale e proporre su quello nuovo. Spero che questo video possa essere stato utile a tutti quanti per in qualche modo avere un'infarinatura, capire quali sono i confini entro i quali ci si può muovere, ma poi ovviamente sperimentate. Quindi se il video vi è piaciuto, come sempre vi chiedo di mettere un like, seguire il canale se già non l'avete fatto, lasciarmi un commento per dirmi cosa ne pensate, se lo ritenete interessante, quali sono magari le feature che più vi hanno coinvolto e quali vorreste provare subito, e che dire, nel frattempo io vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!